Oggi ne voglio parlare con voi. Ma quanta roba bisogna portarsi dietro insieme alla vostra e-bike, IMTB o anche una semplice bicicletta? Quindi iniziamo dal primo prodotto, che è sicuramente il casco. Qualsiasi tipo di casco, aperto, integrale, con la mentoniera removibile, ma investite sulla vostra sicurezza. Quindi prima di tutto casco, secondo occhiali, perché gli occhiali, soprattutto lungo le discese, vi si infila un insetto dentro un occhio, rischiate tantissimo. Quindi secondo aspetto. E il terzo, secondo me, è salvarvi le mani, quindi un paio di guanti. Io li porto generalmente guanto intero, non tagliato, però comunque vi salva il palmo della mano e le dita. Ci vogliono. Uguale cosa fate voi con la vostra bicicletta. Anche una semplice passeggiata può nascondervi la caduta e dopo il dolore. E queste sono le tre cose che ognuno di noi, secondo me, deve assolutamente indossare. Poi chiaro, la scarpa, la maglia tecnica, dipende cosa fate. Però questi tre qua non possono assolutamente mancare se avete deciso di fare bici, e-bike. Fondamentali. Adesso parto a parlare di attrezzatura. Partiamo dal multitool. Il multitool è l'investimento più grande che possiate fare. Prendetelo completo, ce ne sono anche già alcuni con i vermicelli, nel senso che se girate in tubeless potete avere un kit completo con la sua forchetta, i vermicelli per chiudere il buco, ma l'importante è che sia di buona fattura, di marca e che sia bello fornito. Quindi serie di chiavi, cacciavite, le Torx, insomma, investite. Questo è quello che davvero fa la differenza. E soprattutto la sua qualità vi salva nel non distruggere le viti. Quindi mi raccomando. Poi loro, ragazzi, levagomme semplicissime, possibilmente secondo me di plastica. Anche qui investite comunque, non è che prendete il primo che passa, devono essere fatti di una plastica resistente, non che vi si spezzi in mano. Dico di plastica e non di ferro perché chiaramente strisciandolo sul cerchio me lo graffiate tutto. Quindi levagomme. Poi una pompetta, sempre, perché è quella che vi porta a casa, vi fa gonfiare la gomma. Adesso stanno facendo tanta pubblicità per le pompette elettriche. Io sono per la classica perché questa funziona sempre e non si scarica. E legato c'ho sempre un po' di nastro americano. Non si sa mai, una rottura, qualcosa da fasciare. Nastro americano, anche questo fondamentale, sempre con voi. Poi io adesso ho questa qua della SRAM, la falsa maglia, perché se vi si rompe la catena col multitool la potete separare e con una falsa maglia potete ripararla e ripartire. Quindi anche questa ci vuole. Metto queste che sono le toppe per le vostre camere d'aria. Io comunque con me dietro nel sellino ho sempre una camera d'aria. Attenzione al tipo di pneumatico che montate, nel senso nella dimensione, perché comunque tipo me che ho la mallet 29 davanti, 27,5 di dietro, se avete bisogno di una camera d'aria, chiaramente se prendete un 27,5 farà molta fatica a infilarsi dentro al 29, mentre il 29 si infila anche nel 27,5. Con lui io ho questa toppa che vabbè adesso sponsorizza Pirelli, ma è una toppa in plastica. Perché? Perché se mi si taglia la gomma posso mettere la camera d'aria e mettendo questo pezzo qui la camera d'aria non mi esce dalla gomma tagliata. Come vi ho detto, lì di dietro tengo sempre una camera d'aria e ci vuole, deve sempre venire fuori con voi. Questo è proprio un extra che vi do così perché mi è capitato di utilizzarla abbastanza spesso ed è la mia pinzetta
che fa sempre comodo. Magari c'è anche il coltellino, qui dentro c'è anche un coltellino. È un multitool davvero piccolo, ma secondo me molto molto pratico, anche perché la pinza nel vostro multitool dedicato alle biciclette non c'è. Secondo me invece la pinza ci vuole ed è molto comodo. Questo a livello di attrezzatura è la base che dovete sempre, per qualsiasi tipo di bicicletta voi utilizziate, avere con voi. Io in aggiunta vi do 2 o 3 accessori che dovete sicuramente avere a casa. Allora, uno è sicuramente avere un kit per la pioggia, perché magari una giornata un po' uggiosa decidete di fare un giro e voi il kit a pioggia l'avete sempre con voi, il vostro zaino legato al vostro marsupio, ed è perfetto. Se non è un kit giacca e pantaloni, almeno una giacca. Però ragazzi, investite in un kit di luci, non dovete spendere un'esagerazione, dovete averne un kit a portata di mano. Se dovete uscire alla sera avete una luce posteriore e una luce anteriore lì pronta all'uso. Ce n'è di tutti i tipi. Se siete delle persone che usate per notturne oppure perché la sera siete spesso in giro, tornate a casa dal lavoro tardi, investite. Altrimenti prendete qualcosa che comunque vi serva, che sia lì pronta per quel giro che farete magari durante l'arco dell'anno. E poi l'ultimo accessorio che secondo me occorre avere è un supporto telefono. Perché? Perché uscite, magari non conoscete la zona, mettete il telefono lì e consultate la mappa, Komoot, Strava, qualsiasi cosa abbiate voi per girare, Google, però almeno l'avete fissata la bicicletta, non avete tutte le volte il bisogno di tirare fuori il vostro telefono, ok? A questo aggiungo prodotti per la cura, olio per le catene, ma di questo ho già fatto tutto un video a parte che magari vi linko qui sotto in descrizione. Questa attrezzatura base secondo me va o in un marsupio o dentro uno zaino, oppure fissata al telaio della vostra bicicletta. Ci sono alcune borracce portaattrezzi, ci sono alcune borse che potete fissare qui o qui, insomma di alternative ne avete molte, però mi raccomando attenzione alla schiena. Se la legate nella schiena dovete avere almeno un paraschiena con voi, in caso di caduta abbastanza pericolosa la situazione, ok? Questa è la base. Poi io chiaramente ho ampliato negli anni, mi porto tante cose dietro perché magari esco con la famiglia, ho fatto delle scelte, magari lo zaino no, il marsupio sì, ognuno fa la sua scelta chiaramente e aggiunge o sceglie altri elementi a seconda delle sue esigenze. Però come kit diciamo che è molto flessibile, nel senso che per qualsiasi tipo di attività sulle 2 ruote, bicicletta e-bike o IMTB, questi elementi qua ci vogliono assolutamente. Spero di essere stato utile, mi raccomando trovate tutti i link qua sotto in descrizione, dategli un occhio, consultate il vostro store anche di fiducia, controllate magari anche dal vostro rivenditore, lui sicuramente vi può aiutare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.